Rispondo alla domanda 5. Come sarà mio figlio da adulto? Mio figlio è del tipo attivo ma bizzarro. Eccomi, attiva ma bizzarra. Ehm, sono sposata, ehm, non ho figli, ho un lavoro, sono andata via di casa a 19 anni e dopo un po' di università ho cominciato a mantenermi da sola, sono autonoma, autosufficiente, faccio le cose normali che fanno gli altri e sono appena appena un po' strana con i capelli bianchi perché non ho voglia di tingermeli e tutto qua. Ecco, sono una nonna perché sono nonna dei nipoti di mio marito e sono una persona normale. Ecco come sarà tuo figlio da adulto. Alla mamma di A di 7 anni vorrei dire che anche io ero uno di quei bambini, non so quanto la cosa sia rassicurante, ma insomma ero un bambino attivo, un po' bizzarro, intelligenza media. E adesso andando a ritroso posso dire che effettivamente, no, il mio autismo si vedeva soprattutto nella socializzazione e in determinate stereotipie molto di me. La mamma ci domanda, no, riuscirà a imparare a socializzare nel modo corretto, perché il suo è totalmente non comune, ma non esiste un modo corretto di socializzare, il modo corretto lo stabilisce più o meno la società. E stiamo vedendo anche in questi giorni una cosa molto interessante, che quello che la società ha sempre stabilito come corretto modo di socializzazione, cioè volemo bene, abbracci, baci, confusione, chiasso, quello che per un autistico può rappresentare un incubo, è fuori legge adesso. Quindi facciamo attenzione a che cosa è per noi corretto, perché io penso che finché non faccia niente di estremamente pericoloso o niente che realmente possa essere preoccupante, non c'è un modo corretto di socializzare, semplicemente ha un suo modo di socializzare che va rispettato assolutamente perché altrimenti non avrebbe senso. È molto probabile anche che, come dice nella domanda, che impari, no? In qualche modo imitando. Ma lo facevo anche io, cioè io mi sottoponevo a cose tristissime come uscire con i figli dei genitori dei figli di amici dei miei genitori. È molto triste come cosa perché non avevo amici e mi costringevano i miei genitori in modo che io potessi socializzare come gli altri. Non facciamo queste cose perché io ne ho un ricordo pessimo e non è servito a nulla. Con il tempo ognuno trova la sua modalità di socializzazione, sarebbe bello che questa cosa fosse aiutata dalla società e non ostacolata, perché poi è brutto doverci mettere 40 anni per arrivare a capire come socializzare, ecco. Io credo che sia una cosa che vada lasciata assolutamente libera. Anche io 6 anni fa mi chiedevo come sarebbe stato mio figlio da grande. Oggi ne ha 14 ed è lui, semplicemente lui. Per quanto riguarda la socialità, tu dici che il suo modo è non comune, ma appunto è il suo modo, che non è detto sia sbagliato a prescindere. È sì importante imparare la lingua, gli usi e i costumi dei locali, per usare l'ironia, ma è anche importante che voi impariate un poco la sua per venirvi incontro a vicenda. Non c'è in realtà un modo corretto di socializzare, ci può essere voglia di socializzare, ce ne può essere di meno, ci può essere un tipo di socialità differente dalla norma. Ci sono convenzioni sociali che bene o male col tempo si imparano per vivere in un mondo a maggioranza neurotipica. A 7 anni devo dire che probabilmente è piccolino. A quell'età di tante cose non capivo il senso e avrei voluto qualcuno che me lo spiegasse. Io non so cosa si intenda per modo
corretto di socializzare. Probabilmente se si pensa al socializzare come fa la maggioranza delle persone o come ci impone la società, allora io non lo faccio. Quello che posso dire è che portare una persona autistica all'obbligo di socializzare per forza come la società ci impone può provocare malessere. È anche vero che forse per alcuni può provocare malessere il fatto di voler socializzare come ci viene imposto e non riuscirci. Quindi a questa domanda a me viene solo da riportare il mio esempio e dire che per quanto mi riguarda, tutte le volte in cui mi è stato imposto di socializzare, anche da bambina, adesso, sempre, in tutta la vita, nel momento in cui mi è stato imposto di socializzare nel modo detto corretto, sono sempre stata male e ho sempre avuto un'idea di essere sbagliata. Mentre quando ho capito che c'è chi accetta il mio modo di socializzare, che è comunque differente e che va bene così, sto meglio, anche se purtroppo è rara come situazione. Però è proprio questo che secondo me dobbiamo cercare di far capire. Penso che sia molto importante. Allora, questa domanda è un po' un trigger per le persone autistiche adulte, ma è molto interessante perché ci porta proprio su quel terreno di scontro spesso, dove le persone non autistiche etichettano come inadeguato, inaccettabile quello che è lo stile di socializzazione delle persone autistiche, che invece in qualche modo ne rivendicano una validità. L'autismo stesso è considerato di fondo una disabilità relazionale e questo accade perché uno stile di socializzazione così differente da quello neurotipico viene patologizzato perché è poco funzionale all'interazione con le persone tipiche. Effettivamente aspettarsi che un bambino impari a socializzare in modo corretto, tra virgolette, significa invalidare completamente il suo stile relazionale. E probabilmente ci sfugge il fatto che chiedere a un bambino di mimare e mettere in atto uno stile relazionale che non gli appartiene, facendo cose, dicendo cose che per lui non hanno senso, serve soltanto ad accontentare gli altri ed metterli a loro agio nell'interazione con l'autistico. Serve agli altri quindi, che a patto che succeda questo concedono all'autistico la socializzazione con loro. Questa socializzazione però per una persona autistica quanto è godibile? Questo è quello che non si chiedono le persone, perché ha intanto un costo enorme, perché io devo sforzarmi di comportarmi in un modo che per me non ha senso e non è quello che mi viene spontaneo fare. In più quello che ottengo non è quello che probabilmente mi interessa, perché a me autistico interessa, per esempio, anche se non vogliamo generalizzare, ci sono ovviamente persone di tutti i tipi anche nel mondo autistico, però nella maggior parte dei casi una delle caratteristiche fondamentali della socializzazione autistica è proprio quella di fondarsi sulla condivisione di interessi comuni. Questo restituisce all'autistico il vero piacere della socializzazione e della condivisione, cioè qualcosa di estremamente godibile. Mentre il fatto di imparare a fare small talk, a fare due chiacchiere, a parlare con le persone tanto per parlare, è un bisogno totalmente tipico e molto spesso le persone autistiche non traggono da queste attività alcun tipo di piacere, al contrario vengono percepite come dei compiti da fare per soddisfare gli altri, per essere come loro si aspettano che dobbiamo essere.